Ragazzi, è arrivato il momento. Oggi vi do la mia opinione sulle racchette che ho utilizzato nell'ultimo periodo. Questa non vuole essere una recensione, ma vuole essere più che altro un commento sulle mie sensazioni con queste racchette. Perché dal mio punto di vista non c'è una racchetta migliore di un'altra, c'è una racchetta più adatta a te o più adatta a me. E anche guardando oggettivamente la scheda tecnica di ogni racchetta, il carbonio 12K con una gomma Eva Soft, il materiale con cui è fatta la racchetta, di una marca può essere tranquillamente alla sensazione differente da quello di un'altra marca. Ora, fatto questo preambolo e detto che tutto quello che sto per dire è relativo alle mie esperienze e alle mie sensazioni, che tra l'altro potete condire con i vostri commenti qui sotto in descrizione, perché quello che provo è sicuramente diverso da quello che prova ognuno di voi, quindi magari ci aiutiamo anche a condividere cosa pensiamo di queste racchette. Andiamo a vedere quali sono queste racchette. Prima di fare l'elenco vi ricordo che tutte le cose che menziono ve le linko qui sotto in descrizione. E tra l'altro sono molto contento di annunciarvi che ho iniziato a collaborare con Padel Nuestro. Penso sia il sito più grande relativo al padel e con i migliori prezzi. Se devo acquistare attrezzatura online, acquisto da loro. E loro con questa collaborazione mi hanno fornito un codice Zanetti8 che vi fornisce l'8% di sconto su qualsiasi acquisto voi andiate a fare. Detto questo, elenco. La prima racchetta è la Nox AT10 Limited Edition, che come ricordate ho comprato alle Finals. Poi abbiamo l'Adidas Metable Control, la Nox ML10 Bahia versione 2022, la Babolat Air Viper sempre 2022. Questa è la mia prima racchetta che ho sbagliato a comprare, ma dopo vi spiego perché. È l'Adidas AdiPower Control 3.0. Nell'ultimo periodo la Metalbone Control è stata la mia prima scelta, però se seguite il canale da un po' sapete che tra queste racchette manca quella che ad ora ho detto essere la mia preferita, la Bull Padel Vertex 3, che purtroppo nell'ultimo mese di quelle racchette ne ho rotte due. Quindi io comunque non potevo fare questo video senza possederne una, perciò andiamo a prenderla. Tra l'altro qui vicino ho trovato anche un bellissimo negozio, quindi andiamo anche a vederlo. Non vi è neanche detto dove sono ora. Dai, vi faccio un breve tour. Sono in questo nuovo studio che è molto molto carino. Gli alloggi si chiamano Capri by Fraser e sono in una posizione un po' più centrale rispetto a prima. Comunque qui abbiamo un piccolo cucinino con l'indispensabile, la bicicletta con cui adesso andiamo al negozio, una piccola zona dove mangiare, divano, TV che in realtà si può girare, quindi se io voglio la giro come mi pare perché lì sotto gira. Questa è la mia postazione di lavoro già tutta bella sistemata. Da questa posizione metto la fotocamera, così il retro è più o meno questo e l'avete già visto in un video. Qui abbiamo il letto sfatto perché dormo e qui abbiamo un normalissimo bagno, come vedete. La cosa che mi piace di più di questo studio è che ha queste due finestrone che fanno entrare un sacco di luce naturale e le lascio sempre aperte, così di mattina mi sveglio con il sole. Ora però, prima che chiuda, andiamo veloci a prendere la racchetta. Mamma mia, si va con la luce del tramonto. E qui c'è del professionismo, ma vamos! Legata, entriamo. Eccola. Presa per 325 euro. Mi sono perso, qua fuori è già notte, dentro sono 2 piani, bellissimo, enorme, pieno di cose. Infatti adesso andiamo a casa e vi faccio vedere tutto e ho preso anche le altre 2 cose. Allora, non potevo resistere, già ieri l'ho spacchettata e ci ho messo un overgrip e vi lascio un piccolo pezzetto di quando l'ho provata la prima volta perché è troppo. So che non si vede nulla, il sole è calato, ma io la devo aprire e provare. Come sapete e come vi ho spiegato nel mio video degli overgrip, io rimuovo tutto, rimuovo l'Esacore e ci metto 2 overgrip. Quindi andiamolo a fare così la provo subito. Non so quanto si veda, ma pesa 366 grammi. Mamma che bella. Va provata. Dove? Questa è la mia racchetta. Quanto mi mancava. Poi questa mattina l'ho provata in un allenamento vero e mamma mia quanto mi mancava. Questa rimane la mia racchetta preferita e sono contento di riaverla. Poi come notate questo giro per riprovarlo dopo un po' ho tenuto l'Esacore, anche perché ultimamente rispetto al video degli overgrip che avevo fatto non uso più 1/2 overgrip. In questo periodo sto provando ad utilizzare un'impugnatura con 3/4 overgrip perché ho anche iniziato a cambiarla utilizzando questo dito, il dito indice un pelo più alto. Prima avevo un'impugnatura di questo genere, ora che mi hanno insegnato a spostare questo dito e tenerlo un po' più alto sento di avere un'impugnatura più ferrea
e se devo essere sincero mi sta aiutando molto. In ogni caso, questa mattina mi sono allenato con quell'impugnatura con l'Esacore e se devo dire mi sono trovato molto bene, ma penso che l'essermi trovato bene sia dovuto al fatto che sono tornato finalmente con la racchetta con cui mi sono trovato meglio fino ad ora. Perciò ora per 2 o 3 allenamenti mi alleno con l'Esacore, dopodiché lo rimuoviamo e facciamo un confronto definitivo. Detto questo, andiamo a fare un po' un commento a tutte queste racchette. Partiamo da quella con cui ho avuto le peggiori sensazioni per poi arrivare a quella che mi è piaciuta di più. Quindi quella con cui ho avuto le peggiori sensazioni, che tra l'altro è anche la mia prima racchetta, è l'Adidas Adipower Control 3.0. In realtà sono tutte ottime racchette come vi dicevo prima, ma dipende molto da come vi sentite con quella racchetta. Questa, pur essendo un'ottima racchetta, rispetto a quelli che sono i miei gusti è troppo dura, perché è veramente una racchetta molto dura. Essere una racchetta dura non è per forza uno svantaggio, anzi la maggior parte dei professionisti usano una racchetta tendente al duro. Questo perché le racchette dure ti aiutano molto meno nella forza del colpo, perché la pallina entra meno e fa molto meno effetto molla. Però avendo una racchetta tendente al duro sei molto più tu che decidi la forza e decidi l'impatto della pallina, proprio perché non hai questo effetto molla che comunque ti aiuta ad alzare la pallina e ti aiuta nei colpi, soprattutto in difesa. Poi un altro motivo per cui non mi sono trovato con questa racchetta è perché sfortunatamente mi è stata data una versione di questa molto pesante, pesa 381 grammi e tra tutte queste è la racchetta più pesante che ho. Quando non avevo ancora nulla dell'articolazione, nulla del muscolo, tenere in mano una racchetta da 380 grammi 4-5 ore al giorno in confronto a uno da 340 o 350, 360, fidatevi, la differenza si sente. Poi tra le varie cose ho scoperto che io preferisco e amo racchette a forma di lacrima o diamante, per cui questa, che è una racchetta rotonda, dalla forma rotonda, non mi ha dato quello che mi ha dato per esempio questa. Però nuovamente è questione di gusti. Io ora vado avanti. La seconda racchetta in ordine di mio gusto, e ci tengo a precisare mio gusto ora perché periodicamente ogni 2 o 3 mesi le vado a riprovare tutte per vedere se effettivamente qualcosa è cambiato, il mio gusto è cambiato e magari riesco ad utilizzare meglio una racchetta che precedentemente non mi apparteneva. Procedendo in ordine crescente di gusto, questa è la seconda racchetta, la Babolat Air Viper. In realtà come forma, essendo più cabesona e più a lacrima rispetto a questa, mi piace molto. Come peso la amo perché è veramente leggera. Il suo problema è che è ancora più dura di questa qui, quindi l'aiuto che ti dà questa racchetta per far salire la palla è pressoché nullo perché è veramente dura. Poi tantissime persone la amano perché ha il manico lungo. Sì, è veramente bello e sono sicuro che le persone che arrivano dal tennis la possano amare molto di più perché ha un manico simil tennis, però io, non avendo mai giocato a tennis, sinceramente non mi fa tutta questa differenza. Questa, per quel che mi riguarda, è una gran bella racchetta, però è molto molto difficile. Non consiglierei a nessun principiante di prendere questa come prima racchetta. Perciò andiamo avanti. Sempre in ordine crescente abbiamo la Nox AT10 Limited Edition. Come estetica, guardatela, è bellissima. Penso che questa sia tra tutte la mia racchetta preferita. Come gioco, purtroppo questa è una racchetta a lacrima, se non tendente a rotondo, comunque ha un bilanciamento molto alto, però come vi dicevo prima io ora mi trovo bene con le racchette diamante. Allo stesso tempo questa racchetta è molto dura, un po' meno dura di questa. Se devo essere sincero, questa l'ho fatta provare a diverse persone che amano le racchette rotonde e tutti sono rimasti innamorati, quindi penso che l'unico problema mio con questa racchetta è che è rotonda. Infatti sono molto curioso di provare, la prossima racchetta che vado a provare è una versione con le stesse specifiche di questa racchetta qui, però a forma di diamante. Ora non ricordo il nome. Questa mi è piaciuta molto, sfortunatamente mi trovo meglio con le racchette a forma di diamante. Non la consiglio per nulla a principianti perché è comunque una racchetta molto dura con un punto dolce relativamente piccolo. Se siete principianti io questa la lascerei stare e magari andrei su questa, che in realtà la metterei a mio gusto a pari merito con questa, perché più o meno come peso siamo sullo stesso. Qui si parla della Nox ML10 Bahia, qui siamo sui 365 grammi, qui siamo sui 370. Questa però ha un carbonio diverso, una gomma diversa, essendo molto più soft di questa qui vi aiuta molto di più per far risalire la palla, perché la palla entra dentro la racchetta e fa questo effetto molla. Poi avendo anche questa una forma rotonda vale lo stesso discorso che ho fatto prima. Qui comunque il bilanciamento è sempre medio alto per come l'ho sentita io. Non è una racchetta dal bilanciamento molto basso come può essere questa qui di cui abbiamo parlato all'inizio. Spinge, questa qui spinge se volete spingerci. Andando avanti
questa è una racchetta che mi ha stupito veramente tanto. Secondo me, tra tutte le racchette che vi ho fatto vedere oggi, queste due sono quelle più a portata di un principiante, perché sono molto maneggevoli. Questa addirittura pesa 350 grammi, io l'ho amata per il suo peso e considerate che mi alleno 2-3 ore al giorno e anche 10 grammi su 2 o 3 ore fanno la differenza, perciò 350 grammi. Le Metal Bond degli ultimi 2 anni hanno la figata che potete aggiungerci, rimuoverci le viti per alzare o abbassare il peso. Io, come vedete, le ho rimosse tutte per cercare di mantenere il peso più alto possibile e bene o male come bilanciamento è molto similare a questa, nonostante sia un po' più aperta verso l'alto. A me è piaciuta molto, penso che tra tutte queste qui sia la più morbida, quindi oltre ad essere leggera mi aiuta molto a far risalire la palla. L'unico problema che secondo me ha questa racchetta è che se io la uso tanto come la sto usando ora la vado a distruggere, perché la gomma è molto leggera, è molto morbida, già sento che non ha lo stesso impatto che aveva all'inizio quando l'ho comprata. È una racchetta molto bella che però secondo me è molto fragile, quindi non so, provatela, mi è piaciuta molto ed è ad ora la mia seconda in classifica in ordine di gusto. Sono molto curioso di provare la Metal Ball normale, quella lì rossa, quella che utilizza Galan. Ho provato quella dell'anno scorso come avete visto in alcuni video, però sono curioso di provare la nuova versione e soprattutto la variante dura della nuova versione. Le andremo a provare. Detto questo, passiamo alla mia racchetta preferita per il momento. Non vi ho detto ieri cos'altro ho preso insieme a questa racchetta e poi passiamo a parlare un attimo di questa qui. Una banda per i capelli, perché iniziano a crescere, iniziano ad andare in mezzo alla mia faccia quando gioco. Degli overgrip, i Wilson Comfort, che per ora sono i miei overgrip preferiti, e dei calzini perché li sto disintegrando ed è ora di prenderne un paio / 2 di nuovi. Io prendo tutte queste cose in negozio perché così ho l'opportunità di esplorare e farvi vedere a video ciò che succede nella mia vita, dove mi trovo e la città in cui sono. Se però dovessi cercare il risparmio, sicuramente andrei ad acquistare online. E tra l'altro vi ricordo che di tutte le cose che ho menzionato fino ad ora trovate il link qui sotto in descrizione e con il codice bonus Zanetti8 avete un 8% di sconto dal sito di Padel Nuestro, che di solito è il sito che io utilizzo per acquistare il materiale di padel. Detto questo, parliamo di questa racchetta. Come vedete, la forma è la mia preferita, la forma diamante. Come durezza è una via di mezzo tra la Adidas e la Nox, un po' più dura di questa. A mio parere è la via di mezzo ideale. Questa pesa 366 grammi. Ad ora, a mio gusto, il peso ideale per giocare è tra i 360 e i 375. Ovvio che se poi voglio allenarmi 3, 4, 5, 6 27 ore al giorno, preferisco una racchetta un po' più leggera e quindi magari vado negozio per negozio o chiedo direttamente al sito online che mi mandino una variante di questa il più leggera possibile, perché questa racchetta per esempio va dai 365 ai 375 grammi, quindi ogni racchetta è diversa e potete farvi pesare ogni singola racchetta. Poi se rimuovete l'Esacore, il peso di questa racchetta si abbassa ancora di più, quindi potete trovarvi in mano con la stessa racchetta però con pesi differenti, perché dipende anche quanti overgrip ci mettete. Se ci mettete più overgrip, ovviamente il bilanciamento della racchetta si abbassa verso il basso. Detto questo, non so che dirvi, ha un piano rugoso, quindi per dare l'effetto e smorzare la palla ci aiuta molto. Il problema di questo piatto rugoso è che quando si inizia ad utilizzare la racchetta lo si sente molto, però con l'usura man mano questa superficie rugosa va via. È molto più duratura la superficie rugosa a nido d'ape, non so se potete vedere il dettaglio, dell'Adidas, però ovviamente ogni cosa ha i suoi pro e contro. Un consiglio, se siete drogati come me, potrebbe essere avere 2 di queste racchette, una che si usa soltanto per le partite così non si va a rovinare il rugoso di questa racchetta, e una invece che la si usa per tutti gli allenamenti e per tutte le partite non decisive, non i tornei Supermaster che farete tutti. Mentre se mi chiedete che differenza c'è tra quella dell'anno scorso e quella di quest'anno, se devo essere sincero, a parte l'estetica che ora è rossa e non è più arancione, e qui sotto che è un attimo diversa, tutto estetica, e c'è una sorta di laccatura, come racchetta, per quel che sono le mie sensazioni, non è cambiata di una virgola, e se devo essere sincero sono contento che non sia cambiata di una virgola, perché con quella dell'anno scorso mi trovo veramente bene, non è cambiato di una virgola, mi trovo veramente bene. Quindi se volete risparmiare qualche soldo andate tranquillamente ad acquistare la Vertex 3 dell'anno scorso. Poi vabbè, la tecnologia di questo canale passante forato speciale, con le volée mi trovo da Dio, il gioco alto mi trovo da Dio, questa è la mia racchetta
racchetta preferita ora. Magari cambierà in futuro, magari migliorerò e cambierò il mio stile di gioco in futuro. Ora sono dentro al padel da 6 mesi, ricordatelo, quindi ci tengo a precisare, ricordate che io sono dentro al padel da 6 mesi. Comunque penso di avere una discreta esperienza, perché nonostante sia dentro da 6 mesi mi sto allenando 4-5 ore al giorno e sto sentendo diverse opinioni di diverse persone. Lasciatemi qui sotto nei commenti anche le vostre opinioni, perché voglio migliorare, voglio sentire anche la vostra opinione su queste racchette. Detto questo, iscrivetevi al canale se non volete perdervi tutti i nuovi video. Ho parlato veramente tanto. Ciao a tutti ragazzi, ciao.